È stata annunciata la nuova edizione di Warhammer 40.000 e lasciatevelo dire, tutte le novità sembrano una contraddizione unica da gente fuori di testa. Siamo tornati in quel periodo dell'anno in cui tutti i lavori sembrano difficili da portare avanti. Sarà il cambio di stagione o sarà invece la nuova edizione di Warhammer 40.000? L'11ª edizione del gioco più amato del globo terracqueo è stata annunciata da meno di un mese, ma per me i segnali non sono minimamente positivi e alquanto contraddittori con alcuni messaggi che hanno lanciato. Non penserei tanto male della nuova edizione di Warhammer 40.000 se non avessero usato un termine molto importante per definirla: narrativa. La prima cosa che hanno detto dell'11ª edizione di Warhammer 40.000 è che sarebbe stata un'edizione narrativa e che avrebbe messo al centro la storia e la non competizione. E sicuramente questa è una cosa che mi ha reso felicissimo nel momento in cui l'hanno dichiarato e l'hanno esposto come messaggio al mondo dei 40 cappari, me compreso, della vecchia scuola. E soprattutto gli edifici sarebbero diventati i nuovi obiettivi. Quindi non più sagome tonde al centrocampo fluorescenti con il logo dell'associazione di turno per far riconoscere dove tenere l'obiettivo, ma se fai diventare uno scenario l'obiettivo, ne abbiamo già parlato in un video precedente che potete trovare qui o qui, non mi ricordo mai dove esce fuori, dove parlavo appunto del bisogno di riportare la narrazione con scenari ad hoc all'interno del wargame moderno. Ecco che lo scenario, quindi l'elemento scenico in sé, diventa importantissimo perché è un punto chiave da controllare e non solo un segnale faro sul terreno piatto e completamente inutile. Quindi, hype a 1000, ma proprio... Poi è uscito questo, lo schema di schieramento degli scenari di Warhammer 40.000. Oh mio Dio, cos'è questa porcheria? Questo che vedete è uno schema di come gli elementi di terreno andranno posizionati sul campo di battaglia. Ora, per bilanciare le partite, Games Workshop ha deciso che ci saranno delle conformazioni di terreno prestabilite, con delle sagome di terreno con misure fisse, ma posizionate in modo differente a seconda dello scenario e della missione. Questa cosa si è sempre usato, lo facevano già nei tornei di Warhammer. Quindi hanno scelto di portare la narrativa con delle regole torneistiche. Per me un controsenso unico. Ma soprattutto questi campi non indicano solo dove posizionare i terreni, ma indicano anche quali bloccheranno la visuale e quali saranno obiettivi. Questo non crea scenari narrativi, questo ammazza la narrazione. Non c'è più libertà di scelta e non c'è più libertà di creazione dei scenari. Ovviamente dopo questo sono seguite anche le regole nascondersi e sparare dall'alto. Effettivamente nascondersi è entrare in una zona di terreno prestabilita dallo scenario e se non si sparerà e si è un tipo specifico di unità, quindi una fanteria o una bestia o un'orda, adesso non mi ricordo esattamente, questa unità si troverà nascosta, quindi non si potrà più sparare su questa unità, almeno per quel turno. Se però vi trovate a più di 18 pollici, questo è importante, perché se siete dentro comunque vi sparano. L'altra regola è che se sparate dal terreno sopraelevato rispetto all'avversario avete dei bonus, che va bene, è molto realistico, però in realtà la mia mente da giocatore incallito, lettore dei manuali incallito, che ormai si è fatto le ossa con tanti regolamenti per cercare di capire perché determinate regole vengono applicate, ha visto qualcos'altro. Questi sono i messaggi che ho annusato. Il gioco è un soft reboot, non possiamo permetterci di farvi ricomprare tutti i manuali, quindi nascondersi è l'unico modo per non dover bilanciare il gioco ed evitare di essere annichiliti al primo turno. Sparare dall'alto. Abbiamo fatto delle regole sbagliate e stiamo usando la conformazione del terreno per bilanciare il gioco. Ma non sia mai che iniziate a giocare con i terreni piatti come nei tornei, perché noi stiamo puntando sul gioco narrativo. Quindi mettiamo delle regole che vi premiano a utilizzare degli edifici alti, in modo che salite di livello con gli elementi scenici. E almeno i torneisti sono sicuri che non possono giocare con gli elementi di terreno piatto. La cosa che mi fa arrabbiare di più è che queste regole per gli scenari sono ottime per creare degli ambienti vari e dei campi incredibili.
Dopotutto il terreno, quando voi andate a creare queste sagome, adesso vi metto delle immagini prese da internet, è veramente tanto pieno, è un campo molto bello da vedersi. E soprattutto uno dei miei giochi preferiti, Marvel Crisis Protocol, utilizza già questo stile di sagome che poi vanno a svilupparsi come desidera il giocatore e ti dà la possibilità, utilizzando regole sempre uguali per i footprint che va a creare, quindi salire in verticale con gli elementi scenici come desidera il giocatore, di creare un campo incredibile, sempre diverso da quello che potrebbe portare il tuo avversario. Quindi, paradossalmente, sarebbero delle regole incredibili. Però il problema qual è? Marvel Crisis Protocol non è un gioco narrativo, anzi è uno dei giochi più competitivi che io conosca. Quindi l'unica cosa che mi viene da pensare è che stiano cercando di bilanciare un gioco sbilanciato, mettendo delle regole artificiose senza andare a toccare le statistiche rotte di alcuni modelli, ma toccando l'interattività del campo su cui questi modelli si muoveranno. Questa edizione per ora è quella che, dopo le varie trasformazioni che ha avuto Warhammer 40.000 nel corso degli anni, mi convince di meno. Ma so anche una cosa molto importante: io sono così scemo che probabilmente diventerà la mia edizione preferita. E ricordo a tutti che se volete sentire degli approfondimenti c'è il podcast di Wargames per Passione. Inoltre commentate qua sotto e fatemi sapere cosa pensate della nuova edizione di Warhammer 40.000 in arrivo, per le news che ci sono. State pronti per novità, perché abbiamo delle collaborazioni in serbo per parlare nuovamente di quello che è appunto la nuova edizione di Warhammer 40.000, e ricordate di iscrivervi perché quest'anno dobbiamo arrivare a 10.000 iscritti. Quindi iscrivetevi e facciamo crescere insieme questo fantastico hobby. Non so se era chiaro, ma questo video non è sponsorizzato Warhammer 40.000. Così.